Buongiorno ragazzi, sono sul mio van in direzione di un nuovo Tech and Test. Siamo vicini a Bergamo, quindi andiamo a scoprire il prodotto di un'azienda italiana di questo territorio che si chiama Tusk, abbigliamento a compressione. Oggi in pista di atletica incontrerò Eros Grazioli, ex atleta, allenatore, che mi aiuterà a scoprire meglio questo prodotto e a farvelo vedere. Io l'ho già un pochino provato, per cui sul finale poi saprete anche le mie sensazioni. Però prima di tutto, come sempre, vediamo la sigla. Bene, siamo qui in pista, nella pista di atletica, con un allenatore laureato in scienze motorie, giusto? Dottore in scienze motorie, allenatore di skyrunner, sci alpinisti, mountain bikers. Pazzesco. Eros Grazioli qui con me e oggi andiamo a scoprire il mondo della compressione sportiva, dei filati per la compressione sportiva, e magari più nel dettaglio cosa serve veramente e qual è l'utilità, con anche delle basi scientifiche, di questi prodotti. Ecco, già in modo ancestrale, in modo estremamente naturale, quando uno ha un infortunio tende a avvicinare la mano e pressare la situazione, la parte muscolare, quindi questo vuol dire che già il nostro corpo ci aiuta, il nostro cervello ci aiuta a fare qualcosa che poi noi abbiamo, diciamo, reso un pochettino più scientifico. Il problema è sempre stato lo stesso: prima dei tessuti c'erano le fasciature, però erano molto legate a chi le metteva, quindi a operatore dipendente, cioè io andavo dal massaggiatore, mi fasciava in un certo modo e poi mi sentivo dire sì, domani sfascialo, fai la tua doccia e poi te lo rimetti da solo. Ovviamente poi non è la stessa cosa. Certo. Il discorso era quello di riuscire a trovare una compressione che fosse sempre uguale. È sempre legato un po' alla personalizzazione, quindi la taglia particolare, fare in modo tale che le calze potessero essere il più possibile vicine a quello che serviva all'atleta, anche in base alla sua morfologia muscolare, eccetera, e poi usando un tessuto che, pur lavato fino a 150 volte, potesse mantenere le sue qualità compressive. Intanto partiamo dalla parte alta. Parte alta, diciamo, del cosciale. Il cosciale, a me non piace molto come termine, in inglese upper leg. Upper leg. Fa figo. Per chi sa le lingue. Fa figo. Ci sono due prodotti quindi per la gamba, la parte superiore e la parte inferiore. Quindi abbiamo due prodotti separati. Mi sembra proprio lo stesso tessuto che si usa sui costumi da nuoto, cioè estremamente sottile. Ma molto elastico rispetto a tutto quello che ho provato fino ad oggi nel mondo dei prodotti da compressione. Tutto un altro prodotto. Innanzitutto la parte alta del cosciale è necessario dire che coinvolge anche l'articolazione. Ecco, questo è una cosa interessante. È una cosa che non c'è spesso. Solitamente i booster sono fatti solo nella parte muscolare. Noi abbiamo cercato di coinvolgere anche l'articolazione creando una fascia sottorotulea. Infatti quando lo indosserai poi in questa maniera, quindi la parte sottorotulea che può servire anche per assurdo a tenere un po' il tendine compresso, cosa che succede anche in allenamento. Abbiamo cercato di coinvolgere l'articolazione anche per dare una mano al ginocchio stesso, per esempio, come dicevamo prima, col centramento rotuleo, grazie a queste due che sarebbero poi le cuciture termosaldate, che alla fine fanno un po' anche da taping, per dire. Sì, ho visto, infatti ci sono queste due cuciture anche sul prodotto per la parte sotto. Sembra un po' il taping che si usa adesso in fisioterapia, che accompagna, diciamo, il muscolo, segue a lavorare in modo corretto. Segue un po' il percorso del muscolo e quindi anche il ritorno venoso, eccetera. Andiamo a indossarli così vediamo anche come si posizionano bene, perché mi hai parlato anche dei punti, alcuni punti, quindi vediamo se sono bravo. Questo va sollevato il più possibile fino al livello del tuo tendine rotuleo, va messo il mio tendine rotuleo, che è già un po' consumato da anni, compromesso da anni di lavoro. Anche le parti di tenuta, di strozzatura, abbiamo cercato di farle il più larghe possibile in modo tale che la pressione fosse distribuita. Sono stato bravo? Così è perfetto. Andiamo a indossare anche la parte sotto. Ho imparato provandolo già che appunto si può indossare o solo questa o tutte e due. Nel caso in cui noi indossiamo invece, diciamo, il total leg, tutte e due, ovviamente la parte deve essere sovrapposta in modo tale che possa lavorare nel modo corretto. Esattamente.
Ok, abbiamo anche la parte superiore, esatto. L'avambraccio che coinvolge però anche il gomito. Questo effettivamente deve passare dalla mano, è un po' più laborioso. Laborioso, sì. Però... Ok, deve coinvolgere bene anche la parte del gomito, esattamente. Già messo perfettamente. Si vede che è esperienza. La compressione sull'avambraccio è un capitolo un po' nuovo e tra l'altro coinvolge magari anche meno sportivi, però se vogliamo pensare per esempio al tennista, alle vibrazioni della racchetta con l'epicondilite e l'epitrocleite, a colui che gioca a pallavolo per esempio negli impatti dal punto di vista della palla, al lanciatore di giavellotto, tutti coloro che utilizzano il gomito, vedete che qui siamo ben oltre la parte solo muscolare, poi a cascata si può arrivare fino a coloro che utilizzano l'avambraccio anche per il lavoro, pensiamo ai carpentieri, a coloro che devono lavorare spesso con martelli pneumatici eccetera. Ovviamente questa cosa poi dà una mano. Tante ore passate in bicicletta, le vibrazioni, la mountain bike ad esempio, usare dei manicotti di questo tipo che sono anche un minimo di protezione potrebbero essere interessanti anche questi sport. Io l'ho provato tantissimo anche nell'arrampicata, io arrampico da parecchio tempo. Nell'arrampicata è interessante perché il ricircolo venoso, visto che arrampicare vuol dire avere sempre le braccia alte e si fa fatica a avere un ricircolo, questo con la compressione può essere d'aiuto anche da quel punto di vista. Molto interessante, anche questa la sensazione è comunque di una buona compressione sul braccio, però devo dire non fastidiosi, sono molto leggeri come tessuti. Tu dovresti avere la sensazione di una pressione e non di una strozzatura. Questo è una pressione omogenea. Esatto, una pressione omogenea. Il core di questo nostro lavoro è il recupero, come dicevamo prima. Adesso stiamo lavorando tanto anche nella parte del durante, che ovviamente è un campo estremamente minato. Bisogna poi rendere scientifica questa cosa e non basta dire all'atleta ti piace o non ti piace, ho fatto 5 secondi più, 5 secondi meno, perché ovviamente questo riflette dall'effetto placebo fino all'idea che uno possa essere sì, chiaro, devo dimostrare che è esattamente così, altrimenti non è credibile, ecco. L'Università di Brescia ha fatto uno studio sulla funzionalità e soprattutto sul recupero, sulla vasodilatazione, sull'idea del circolo venoso. Paragonando una situazione con e senza, si è riusciti a capire che la velocità di recupero è assolutamente maggiore. Il fatto di poter avere dei pezzi ci ha permesso anche di lavorare con lo stesso atleta su un polpaccio sì, un polpaccio no, una coscia sì, una coscia quindi no. Fare una comparazione. Esatto, che non era solo di persona in persona e quindi poteva essere travisata. Come si può usare durante gli allenamenti in senso pratico? Chi ha tastato un po' l'allenamento sa bene che il recupero è tra un allenamento e l'altro. Tu hai provato ad allenarti 2 volte al giorno, quindi per esempio il recupero tra una sessione e l'altra, ma anche il recupero tra le ripetute. Il fatto che ci siano queste fasce che possono centrare la parte della rotula può essere interessante, per esempio per la corsa in montagna, nelle fasi di discesa in cui il grosso della muscolatura viene scosso a destra e a sinistra, tenerla un pochettino più compattata e più vicino al centro di gravità e quindi per esempio l'osso. Tutte queste sono situazioni un pochettino più legate al durante e un po' meno legate al post. Intra-workout, sto facendo un lavoro e all'interno recupero meglio indossando questi prodotti. Esattamente. Ok, molto interessante. Vedo che ci sono i tuoi ragazzi che stanno. C'è uno skilorle che continua a girare. Adesso devo andare da loro. Vado a fare l'allenatore. Grazie ancora di tutto. Grazie, ciao. Bene, allora andiamo a vedere. Io questi prodotti li ho un pochino provati ovviamente prima di incontrarmi anche con Eros, per cui andiamo a vedere quali sono le sensazioni. Intanto la cosa importante è stata anche scegliere la mia taglia. Ci sono 7 diverse taglie, 5 in larghezza e 2 in lunghezza. Direi che posso trovare quasi la taglia ideale per ognuno di noi. La prima sensazione che ho provato indossandolo qualche tempo fa nei primi allenamenti o nel recupero è stata di un tessuto diverso da quello che ho provato prima nel mondo delle calze o dei prodotti da compressione. Tessuto molto leggero, sottile, quindi anche molto traspirante, si può indossare anche in una giornata calda come oggi e non dà fastidio neanche come sensazione addosso, per cui anche la parte terminale, gli elastici terminali che avete qua, che hanno il silicone interno che crea un po' di grip sulla pelle per evitare che ovviamente scendano, sono molto leggeri, che non creano fastidi. Il mio consiglio comunque, se li usate durante ad esempio una corsa, in uno sport dove ci si muove molto, è magari fare attenzione nella parte dell'inguine dove arriva molto in alto o anche dietro al ginocchio, che
crei troppi sfregamenti, quindi se dovete mettere magari una crema antisfregamento usatela sotto, perché questi prodotti comunque inevitabilmente possono farlo, per cui attenzione. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è la sensazione di compressione omogenea, lo dicevamo prima con Eros, quando li ho provati effettivamente questa sensazione che è di completezza intorno al muscolo e di contenimento del muscolo ci permette di lavorare in maniera molto regolare. Dopo tanti anni di attività chiunque ha qualche piccolo problemino alle articolazioni, e quindi qui tiene un po' meglio il ginocchio rispetto ad altri prodotti che magari terminano appena sopra e possono creare qualche scompenso al movimento della rotula, per cui secondo me dei prodotti ben studiati e pensati, si vede che sono stati pensati anche da atleti e provati da atleti o da allenatori come Eros, l'hanno pensata bene, hanno creato qualcosa di leggermente diverso da altri concorrenti e quindi potrebbe essere un prodotto davvero, davvero interessante. Dubbi, domande, curiosità anche su questi prodotti qui sotto nei commenti. Gli articoli da leggere come sempre su enduchannel.net li scrivo io, li scrivono i miei colleghi. Questo Tech and Test è finito, ci vediamo alla prossima, seguitemi anche su School of Triathlon mi raccomando, e come sempre allenati.